Questo è il racconto dell'esperienza sportiva più intensa e spettacolare della mia vita, al Mondiale FIA, il palcoscenico più duro della categoria OKN. In questa prima parte vi porto dentro il mio viaggio tra contesto, difficoltà e retroscena della preparazione fino alle qualifiche, la fase che decide l'ordine di partenza delle battaglie nella fossa dei leoni. Ciao e benvenuti su Fil FM Kart Racing e a questo episodio di Road to World Cup. Siamo in Race Week. È mercoledì sera, stiamo andando al kartodromo di Cremona per iniziare il cammino di avvicinamento a questi 4 giorni di gara. Il mondiale inizierà ufficialmente domani. Il programma di gara è già stato pubblicato. Domani sarà una prima giornata di prove libere, seguita da un venerdì di qualifiche, le prime 2 manche eliminatorie. Il sabato seguiranno le ultime 3 manche eliminatorie per determinare poi l'accesso alla fase finale di domenica. Il meteo è molto variabile, come vedete già da stasera. Per domani più soleggiato che pioggia, mentre per venerdì la probabilità di pioggia è molto più elevata. Il sabato molto variabile, la domenica forse si aprirà un po' di più. Però appunto le previsioni continuano a cambiare e vedremo il meteo come ci sorprenderà. Siamo arrivati al Cremona Karting Circuit, nella tenda del team. Stiamo mettendo a posto il telaio per essere al 100% pronti domani mattina, quando inizieranno i primi turni di prove libere. Adesso andiamo a prendere le gomme. Vi presento l'altro nostro pilota del team. Ciao, sono Francesco Marenghi, siamo pronti per fare il mondiale qua a Cremona. Sarà un weekend molto lungo e impegnativo, ma ce la metteremo tutta. Benzina Già presa. Quindi andiamo poi dentro in tenda a vedere gli ultimi aggiustamenti e poi da domani 2 sessioni, domani che è giovedì, venerdì faremo il warm up con già le serie della qualifica e venerdì mattina faremo anche le qualifiche. E domani abbiamo 2 treni di gomme nuove, no? Mi pare. Noi domani, il primo turno, abbiamo questo treno di gomme che ci ha regalato la FIA. Dopo avremo 4 set di gomme che potremo usarlo quando vorremmo fino a venerdì mattina. Ottimo, quindi siamo appunto nel cambio di Maxxis Racing per prendere le gomme. Okay. Ciao guys. Ciao, say hi. Ciao. We have to take 3 set of tires. Yes. So these tires are for the first practice Yeah. session, yeah? I know, yeah. After that it's with the scan tires from And you then- have to collect with the FIA. I think it's also possible also to collect them there already. Already today? Tire park. Okay. Okay. Thank you. Good luck, Okay, guys. cool. Bye. Bye. Ciao. Are these exactly the same spec as the one for testing over the past few weeks? Voci di paddock infatti suggerivano che queste gomme fossero diverse rispetto a quelle usate precedentemente nei test. Quindi questa era una domanda per chiederne conferma. Sono le 8 di sera, come vedete si lavora fino a tardi. Abbiamo finalizzato tutte le preparazioni per domani, quindi abbiamo ritirato gomme, preparato miscela, abbiamo cambiato il telaio, ci siamo resi conto che c'era una crepa nel telaio che abbiamo usato fino a 2 settimane fa nei test. Il sedile va bene. Ok. Il volante va benissimo. Aiuto, gli mettiamo le ruote, mettiamo per terra, vediamo perché. Per l'altezza. Calcola che io ho anche qua le misure pedali, le ho copiate di là, sono identiche. Il pedale del freno è lungo rispetto all'altro. Si vede? Sì. Sei troppo. Sì. Sì, te lo mando un po' indietro. Il gas va bene, no?
gas va bene, sì. Abbiamo quindi un telaio di ultima omologa. La differenza da quello che ho potuto notare è l'impianto frenante, ha delle pastiglie leggermente più piccole. Le temperature si sono abbassate drasticamente rispetto a 3 giorni fa, quindi il meteo molto instabile. Alle mie spalle un bel temporale, infatti come vedete adesso si sta sicuramente spostando. Poi c'è molto vento, quindi probabilmente avremo dei cambi di meteo repentini. Ecco la vostra sinistra, CRG ufficiale, è un team ovviamente storico con Birel Art e Tony Kart, dei team che ha avuto più successo nel panorama karting internazionale. RFM, team inglese molto famoso, più recentemente appunto ha portato al successo nell'inizio della carriera sia Lando Norris che Oscar Piastri. Bellissimo questo motorhome. Lenzo Kart alla mia sinistra, un altro team ufficiale. Ciao! Ecco, questa è la seconda linea di paddock, saranno tra 1,5 chilometri e 2 chilometri di paddock in totale. Noi siamo qui. GSR dalla Grecia, abbiamo TB Kart ufficiale e molti altri. Nei prossimi giorni faremo un tour del paddock più approfondito. Ecco, adesso sta diluviando, scappiamo e ritorniamo in tenda. Il mondiale inizia ufficialmente oggi, giovedì, primo turno di prove libere e rodiamo il motore. Abbiamo 2 motori per questo weekend come da regolamento. Un motore è già stato rodato al banco, quindi in questa sessione di 20 minuti dovrò rodare l'altro motore. I primi 10 minuti della sessione saranno per finalizzare il rodaggio e poi gli altri 10 per iniziare a tirarlo. Per questa gara abbiamo dei motori diversi, sono sempre TM Racing, ma sono gestiti da un preparatore esterno che si chiama Machak. Comunque lo andremo a scoprire durante questi 4 giorni. Finito il primo turno, purtroppo dopo solo un giro la molla dell'acceleratore è scoppiata e quindi mi sono ritrovato a dar gas, ma il motore ovviamente non rispondeva. Può succedere, completeremo il rodaggio sul cavalletto, quindi almeno evitiamo di sprecare una parte del secondo turno che sarà tra un'ora. Adesso andiamo a fare il photoshoot, c'è la sessione direttamente organizzata dalla FIA. Mette le piedi voilà, così, le mani così, bravo, ancora una, ok, fa una cosa più energica, dai, super, grazie mille.
Sono le 3, abbiamo fatto altre 2 sessioni, quindi non sono riuscito a far pranzo. Pasta fredda. Stiamo in progressione, siamo più avanti rispetto a quelle che originariamente erano le mie aspettative. Stiamo facendo bene, non riusciamo ad incastrare il giro perfetto, quindi abbiamo un teorico che è 3-4 decimi sotto il giro che riusciamo a mettere. Abbiamo ancora un turno rimanente, in quest'ultimo turno proveremo il nostro secondo motore. Per quanto riguarda il primo motore, molto buono, a parte il primo problema che abbiamo avuto nella prima sessione, quindi motore 1 ok, motore 2 nell'ultimo turno. Ecco, abbiamo completato questa giornata di prove libere e piove. Quindi abbiamo concluso tutto il programma sotto il sole, timing perfetto. L'ultima sessione è finita il 7° giro, c'è stata un'incompressione tra me e un altro pilota. Sono finito fuori. Comunque abbiamo lavorato su cercare di andare veloci sin da subito, cosa che invece nelle altre sessioni ci siamo focalizzati più su passo gara e trovare miglioramenti sul lato guida e a livello di feeling. Le gomme appunto sono leggermente diverse da quelle che abbiamo usato in test, c'è anche molta più gomma in pista. Questo è dato dal fatto che l'altra categoria che corre nel mondiale con noi, quindi OKN Junior, corre con delle gomme più morbide, infatti hanno dei tempi sul giro molto più veloci. Abbiamo le verifiche tecniche ancora da completare. E verso le 6 di sera, briefing obbligatorio per i piloti.
Ciao e benvenuti a venerdì, secondo giorno del mondiale, il giorno che conta. Sì, ci saranno prove libere seguite da un round di qualifica di 6 minuti. Le temperature si sono abbassate drasticamente durante la notte. Sì, come vedete dietro di me c'è il sole, ma meteo molto incerto, ci sono le nuvole abbastanza vicine comunque attorno alla maggior parte del tracciato. Quindi vediamo, vi terrò aggiornati. Andiamo in prove libere 1. A dopo. Abbiamo finito le qualifiche, è stata un'esperienza. Entriamo in parco chiuso con acqua in pista e 3 minuti dopo esce il sole. Non abbiamo avuto abbastanza tempo per passare dalle gomme da bagnato, già montate sul kart in parco chiuso, a quelle d'asciutto. Alcuni piloti ci sono riusciti, quindi abbiamo avuto una sessione con pista in netto miglioramento da scivolosa a meno scivolosa, con una parte di piloti gomme da bagnato e l'altra gomme asciutta. Lì è stata una sessione un po' caotica. Le qualifiche durano 6 minuti ed è bellissima come esperienza perché appunto hai questo crescendo di adrenalina e quindi il cercare di stare più rilassati possibili, visualizzare la pista. Vedi nel frattempo i cartelli dei commissari che ti dicono 3 minuti, mancano 1 minuto, poi il fischio e si va. Siamo entrati subito, quindi il gioco è questo: crescere momentum nel più breve tempo possibile. Mi aspettavo una pista meno scivolosa di quello che in realtà era. I primi 3 minuti avrei potuto creare, costruire di più e focalizzarmi un po' di più sulle giuste traiettorie e su come mettere giù il gas prima. In ogni caso, nel penultimo giro ho ancora provato a costruire progressione con la consapevolezza di sapere che avrei avuto un altro tentativo per dare il tutto. Boom, quindi inizio il mio ultimo giro, settore 1, veramente buono. Avevo 5 luci della mia telemetria verdi, il che vuol dire che in quel settore lì stavo facendo più di 5 decimi meglio rispetto al settore 1 precedente. Mi ha portato a spingere tantissimo, a dire o la va o la spacca, e purtroppo l'ho spaccata. Sì, sono uscito in curva 3, in incrocio ho dato giù il gas molto presto e molto pesantemente, peccato, no, si poteva fare nettamente meglio, però è stata una condizione che appunto non abbiamo mai sperimentato prima. Siamo in pausa pranzo, hanno ufficializzato i risultati delle qualifiche, quindi abbiamo fatto 23esimi su 30. Quindi 23esimo in classifica generale significa 69esimo su 90 piloti. Quindi una qualifica sottotono. Dalle prove libere il nostro passo era sicuramente migliore, tra il 45esimo e il 60esimo in assoluto. Non hanno probabilmente rispecchiato i totali valori in pista. Francesco che era credo nei primi 10 e oggi è 22esimo, 23esimo. Elias pare abbia fatto 19esimo nei rispettivi gruppi da Trento. Con Alex, dimmi il tuo detto. Il mio detto è chi va forte il venerdì non Ecco appunto, avete capito. Quindi ieri non sono andato forte proprio per questo motivo. Sì, l'hai fatta apposta, era tutto calcolato, immaginate. Abbiamo preparato e vissuto le qualifiche, ma il vero combattimento deve ancora iniziare. Nel prossimo episodio entreremo nella fossa dei leoni, 90 piloti, un solo obiettivo: accedere alla finale di domenica. Seguimi e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale per vivere la seconda parte della mia Road to World Cup. Ciao!